In questo nuovo video dedicato all'applicazione foto per iOS andiamo a vedere quella vocina che abbiamo già visto ma non analizzato un po' nel dettaglio per te. Andiamo a vedere però la cosa secondo me più interessante, quella che questa vocina crea dei mini album, dei mini clip che si possono proiettare, si possono condividere con i ricordi nostri, con le foto, con i video. Quindi una cosa molto interessante, una cosa ovviamente che precisiamo, sempre parlando della musica, il copyright ovviamente ragazzi esiste, quindi non ho potuto farvi sentire l'audio perché ovviamente sennò veniva bloccato da YouTube. Esiste l'audio, c'è, ovviamente messa a tempo, si può cambiare la colonna sonora da Apple Music e quindi per ragioni ovviamente ovvie l'audio musicale non si è potuto sentire. La personalizzazione è minima, però diciamo che è carina, ok, la parte di queste mini clip che possono essere condivise con amici e parenti se sono lontani, oppure ricordi che volete mandare in giro per il mondo. Con questo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro e andiamo a vedere questa vocina per te. Allora, vediamo oggi i per te, ma li vediamo su iPhone. Perché? Perché abbiamo visto fino adesso su iPad, ma su iPhone è la stessa cosa, tanto per dimostrarvi che è la stessa cosa. Li troviamo qua sotto, invece ovviamente su iPad ce li abbiamo da una parte, ma se io adesso giro il mio dispositivo, ok? Quindi li abbiamo sempre un po' più grande, il menu è sempre lo stesso, non va come iPad, ma ovviamente il menu è sempre lo stesso, vedete che abbiamo ovviamente sempre le icone sotto. Ecco, questi sono i per te. Troviamo giù anche delle foto, anche delle altre cose, ok, molto diciamo utili per ricordare giorni un momento. Ma la cosa carina sicuramente sono questi. Innanzitutto analizziamo cosa si presenta sulla pagina. In buona sostanza tutti hanno poi gli stessi comandi, anche qua vedete mostra tutto e c'è anche qua mostra tutto, quindi se io vado su mostra tutto, che succede? Mi verranno mostrati tutte queste clip, chiamiamolo mini clip, formate da video, da foto e ricordi, ok? Diciamo che più o meno sono queste cose qua. Andiamo indietro in per te. E qui troviamo la possibilità di andare a mettere ovviamente nei preferiti, ok, questa diciamo compilation di foto. Invece qui se io clicco lungo oppure con il tasto mouse abbiamo la possibilità di modificare il titolo, abbiamo la possibilità di andare ovviamente a cosa fare, possiamo andare a ridurre diciamo la vista di questi dei giorni, oppure ridurre proprio anche la vista di persone, ok, quindi se serve possiamo avere anche questa funzione. E qui ovviamente abbiamo la possibilità di eliminare non le foto ma il ricordo, ok, da questa diciamo da questi per te. Andiamo a analizzare ora all'interno ovviamente cosa racchiude, ok, clicchiamo lungo. Ecco, la musica non parte perché ovviamente per ragioni di copyright non viene registrata la musica. Okay. Vediamo qua il titolo con l'anno eccetera eccetera e poi parte lo slideshow. Ecco, se io clicco lungo sullo schermo oppure col mouse, vedete qua sotto abbiamo innanzitutto il tasto di stop, possiamo stoppare la riproduzione, ok, quindi stoppiamo la riproduzione. Analizziamo la schermata, ok, che si ci presenta qui. Da questa parte abbiamo la X per ovviamente tornare indietro, l'altoparlante per mettere in mute il nostro filmato. Qua abbiamo la possibilità di andare a condividere, ok, questo filmato con con le persone che vogliamo, oppure non so, sul rollino fotografico, quello che è, ok? A differenza di iPad non c'è il tasto avanti, si apre subito la condivisione, ma la cosa ovviamente è uguale. Andiamo indietro e qui troviamo un menu che ha i tre puntini. La prima cosa che troviamo è la stessa cosa che abbiamo visto di là, la possibilità di andare a mettere, ok, nei preferiti questo momento.
Gestione foto non è altro che la possibilità di andare ad aggiungere un'ulteriore immagine cliccandoci sopra, ok? Diciamo in questi momenti che ci vengono scelti, o ovviamente andare su tutti o cercarla addirittura. Se io faccio fine, la mia immagine viene aggiunta e poi la vedremo ovviamente dov'è. Qui abbiamo la modifica, la possibilità di modificare il titolo, avete visto, e anche qui e anche dentro, ovviamente annulla, non la modifica, salva le modifiche. Poi abbiamo la possibilità di andare a usare questa foto come foto principale, vedete che si è spostata all'inizio, ma poi la vedremo anche dopo. Andando ancora sotto abbiamo la durata, ok? Quindi abbiamo tre tipi di durate barra 4, perché se le foto sono di più oppure ne aggiungiamo una, viene fuori anche la durata personalizzata. Quindi abbiamo la durata breve, scusate, c'è la personalizzata, sono io che sono nescio, durata breve, quindi si rimpicciolisce, ok, la durata, e diminuiscono anche le foto, poi le vedremo dopo di nuovo più nel dettaglio. Così aumentano le foto, ovviamente le foto aumentano, e andando in lungo ovviamente le foto aumentano ancora di più, ok. Stoppiamo ovviamente la riproduzione. Qua sotto possiamo navigare attraverso le nostre foto. Qui, da questa parte qui, possiamo andare a cambiare la musica cliccandoci qua sopra, ma attenzione ai diritti, ok? E questa, ragazzi, è sempre una cosa da tenere sott'occhio. E qui invece possiamo scegliere il tema, ok, del nostro filmato. Quindi io posso andare a scegliere uno di questi temi, ovviamente il viraggio cambierà anche gli effetti, eccetera, eccetera. Ma adesso, poi cliccando, ovviamente usciamo da questa funzione, ricliccando andiamo su questo quadratino, vedete, eccole qua le nostre foto, sono tutte qui, e la cosa che possiamo fare è sicuramente spostare, ok, una volta che è sparito il menu, spostare la foto dove vogliamo. Tasto destro o lungo sulla foto, possiamo andare a condividere questa foto con, ovviamente, con i nostri amici o dove vogliamo. Ovviamente possiamo andare anche a usare, vedete, la foto come principale, infatti adesso si sposterà da quell'altra parte, quindi la stessa foto, cosa che abbiamo fatto all'inizio. Poi possiamo nascondere questa foto dai momenti, mostrare la foto ovviamente dove è collocata nel nostro rollino fotografico. Vedete che ha aperto ovviamente tutte le foto e sono andato a pescare ovviamente tutte le foto. Adesso ripostiamoci qua. Un'altra cosa, possiamo eliminare, ho già detto, forse non so se l'ho detto, dai ricordi, e qui eliminiamo la foto proprio dal rullino fotografico, quindi è da tutti i nostri sistemi, quindi annulliamo. Tasto destro. Qua invece possiamo andare a diciamo cancellare, eliminare questa foto solo dai ricordi, ok, quindi solo da questa parte qua la foto rimarrà sempre comunque all'interno del nostro rullino. Qui abbiamo la condivisione, quindi possiamo andare a condividere ovviamente l'album anche qua. Torniamo indietro perché è una cosa molto carina, cliccando qua sopra. Abbiamo la possibilità di selezionare le foto, ok, quindi seleziono le foto, o andare alla selezione tutte le foto. E cosa possiamo fare? Condividere tutte queste foto che fanno parte di questo momento, ovviamente con amici, creare un album, eccetera eccetera. Quindi è molto carina questa funzione. Annulliamo, andiamo nuovamente nei tre puntini, troviamo più o meno le stesse cose, ok, le stesse cose. Modifica titolo, abbiamo la AirPlay per poter andare a mettere ovviamente questo diciamo questa mio filmato su un Apple TV o quello che sia. E qua vedete che troviamo di nuovo le stesse cose: durata breve, personalizzata, lunga, media. Gestione foto è la stessa, quindi si aprono sempre le foto che io posso anche andare a eliminare, quindi posso anche fare così.
andare in fine e la foto sparisce. Inoltre posso andare giù e ho il segno più ed è la stessa medesima cosa, quindi posso andare a inserire o eliminare foto dal mio momento. Ok, quindi tutto qui, una cosa molto semplice, però diciamo che è carina. Con la freccetta torniamo indietro e ritorniamo ovviamente nel momento. Ho già detto che qua sotto potete navigare attraverso le foto e qua sotto c'è ovviamente il tasto stop. Bene ragazzi, avete visto com'è semplice anche personalizzare, ovviamente in piccolo, non abbiamo tante, diciamo, voci, tante cose da poter personalizzare, però è una funzione che serve ovviamente per, oltre che viene creato automaticamente, ma per creare dei mini album, delle mini clip da mandare in giro, come ho detto all'inizio. Come ho detto all'inizio, per ragioni di copyright la musica non è potuta essere stata inserita dentro il video, però c'è, ok, c'è e la sentirete. Bene ragazzi, con questo vi chiedo sempre di condividere questo video con i vostri amici se interessa, e poi infine iscrivetevi al canale se vi fa piacere ovviamente, e attivate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, un abbraccio, a presto!